Bentornati! Nei precedenti video sull'antica Roma abbiamo parlato più di una volta della presenza degli schiavi all'interno della società. Questi erano definiti come strumenti dotati di voce ed erano proprio alla base del sistema produttivo romano. Oggi cercheremo di capire come funzionava la schiavitù nel mondo romano. La società romana era divisa in classi. Avremmo infatti trovato gli uomini liberi, detti ingenui, e poi gli schiavi, definiti invece come servi. Infine erano presenti gli ex schiavi, chiamati liberti. La prima cosa da prendere in esame è come si diventava schiavi. La risposta immediata che ci viene in mente è ovviamente la guerra. In effetti, a seguito di una sconfitta militare, un individuo poteva perdere la propria libertà. Questa era un'idea, un concetto molto diffuso nel mondo antico e faceva proprio parte del modo di pensare comune, ma non era l'unico modo, la guerra appunto, con cui si poteva perdere la libertà. Si poteva essere schiavi o schiave anche per nascita, cioè se i genitori erano di condizione schiavile, oppure in seguito a particolari condanne penali. I bambini che venivano abbandonati in strada, e non erano pochi, se trovati da un mercante con pochi scrupoli erano spesso destinati alla vendita e le razzie e rapimenti avevano uno scopo analogo. Proprio le razzie e rapimenti potevano avvenire sia oltre i confini dello Stato romano, sia, e questa è la cosa incredibile, anche all'interno dello stesso Stato romano. Va da sé che questa tipologia di acquisizione era completamente illegale e, se scoperta, portava al rilascio immediato della vittima. Anche i creditori insolventi rischiavano di diventare schiavi, anche perché per loro era l'unico modo di ripagare il debito, cioè cedere la propria persona. Tuttavia questa forma di schiavitù spesso era temporanea e tutti potevano diventare schiavi, uomini, donne e bambini, a prescindere dalla provenienza geografica dell'individuo. Da questo punto di vista bisogna infatti riconoscere che il mondo romano aveva un razzismo diverso da quello che, ahimè, è presente ancora oggi nella nostra società. E quello antico si basava principalmente sulla differenza dal punto di vista sociale e sulla disponibilità economica delle persone. Anche coloro che erano contrari o comunque che vedevano la schiavitù come un elemento crudele nei confronti delle persone, in ogni caso nelle epoche antiche vediamo che usufruivano della schiavitù stessa, perché faceva proprio parte del sistema economico e produttivo delle società antiche, quindi è difficile riuscire a sganciarsi completamente da questo modo di pensare. Nelle città esisteva un mercato vero e proprio, all'interno del quale gli esseri umani erano venduti come degli oggetti, con tanto di cartelli che indicavano le caratteristiche principali, quindi ad esempio la forza, la bellezza, l'intelligenza e così via. Il mercante autorizzato era definito mango e doveva versare una percentuale, cioè pagare una tassa, su ogni vendita effettuata. Il prezzo degli schiavi variava molto, ovviamente in base alle caratteristiche fisiche e intellettuali dell'individuo e poi in base all'andamento del mercato stesso. Una volta acquistati iniziava per loro una nuova vita. Doveva trattarsi di un momento terribile e possiamo solo immaginare il terrore che provavano queste persone di fronte all'incertezza del loro futuro. In effetti gli schiavi potevano avere i destini più disparati e questo perché erano utilizzati in numerosissime mansioni all'interno dello Stato romano. Noi li abbiamo già incontrati in altri video, li abbiamo trovati per esempio nell'ambito dell'intrattenimento con i giochi gladiatori e le corse dei carri nel circo, ma li abbiamo visti anche nelle terme dove facevano funzionare l'intero sistema e ancora li avremmo incontrati come insegnanti privati, come cuochi, come artigiani, come postini e via dicendo. Esistevano senza dubbio lavori più sfiancanti di altri. Nell'ambito cittadino, ad esempio, possiamo citare le fulloniche, cioè le lavanderie. Qui gli schiavi dovevano lavare gli indumenti, ma ricordatevi che il primo lavaggio, ad esempio, avveniva in grandi vasche contenenti l'urina. Erano l'equivalente delle nostre lavatrici, asciugatrici o ferri da stiro. Luoghi altrettanto duri come condizioni lavorative erano sicuramente le cave o le miniere
o ancora le grandi fattorie nelle campagne romane. E una sorte terribile sicuramente toccava anche alle donne che venivano acquistate per poi diventare prostitute. Il numero degli schiavi a disposizione variava in base alle disponibilità economiche del dominus o della domina, cioè dei padroni. E sappiamo che anche persone di modesta condizione potevano possederne alcuni. Ovviamente in questo caso uno schiavo ricopriva più mansioni. Ma se ci spostiamo nelle fasce più alte della società, le cose cambiano molto. Un aristocratico per la propria domus cittadina, infatti, può contare sul lavoro di decine di servi, divisi tra le più svariate mansioni. E per un proprietario terriero o per un ricco imprenditore, il numero cambia ancora, arrivando a centinaia di servi alle proprie dipendenze. Lo Stato disponeva di migliaia di servi, detti servi pubblici, e la stessa cosa valeva anche per l'imperatore e per la casa imperiale. Gli schiavi che lavoravano in una domus facevano parte della cosiddetta famiglia urbana. Avevano una condizione sicuramente privilegiata e, in assenza del dominus, cioè del padrone, erano gestiti da un procurator, cioè un amministratore, che poteva essere uno schiavo o un ex schiavo. In contrapposizione a questa avremmo poi trovato la famiglia rustica, cioè quella di campagna, che come abbiamo visto era molto più numerosa e per gli schiavi prevedeva delle condizioni di vita molto più dure. Ancora una volta l'amministrazione era affidata a un rappresentante del dominus, che era chiamato villicus, uno schiavo oppure un ex schiavo. Già, ma come erano trattati gli schiavi? La risposta è dipende da svariati fattori, in primis dall'indole del padrone e poi dal periodo storico in cui ci troviamo. Durante la Repubblica, in effetti, il controllo sullo schiavo è quasi totale e quindi gli schiavi potevano essere picchiati, maltrattati, torturati o addirittura uccisi. Dei marchi a fuoco sulla fronte andavano ad indicare determinate azioni. La scritta Fug indicava uno schiavo fuggitivo, mentre Fur un ladro o una ladra. O ancora Kal significava che lo schiavo aveva parlato male del proprio padrone. Nel I-II secolo d.C., invece, quindi in epoca imperiale, la condizione, seppur sempre drammatica, era nettamente migliore, e questo poiché erano state promulgate tutta una serie di leggi da parte degli imperatori volte a tutelare maggiormente la vita dei servi. Ad esempio, era stata vietata la pena di morte, così come la tortura e i maltrattamenti eccessivi. Plinio il Giovane sappiamo che era un dominus con un atteggiamento molto umanitario, ma nonostante questo non era raro sentir parlare di abusi sessuali, per esempio, a danno degli schiavi, oppure vedere dei padroni che picchiavano i loro servi. Proprio a tal proposito Giovenale ci ricorda: la domina ha un appuntamento e desidera essere più bella del solito. L'infelice Psecas, con i capelli in disordine, le spalle nude e il seno scoperto, la pettina. Perché questo ricciolo è più alto? E subito il nervo di bue punisce il grave crimine. Un altro elemento da prendere in considerazione è senza dubbio la manumissio, cioè l'affrancamento ad opera del padrone. Con il progredire delle norme sociali, questa pratica divenne via via sempre più comune, tanto da costringere l'imperatore Augusto a porre un limite alle liberazioni per testamento, un limite che si basava proprio su una proporzione rispetto al numero totale di schiavi posseduti. In ogni caso il numero non poteva superare le 100 unità. Oltre alla via testamentaria, un dominus poteva poi ricorrere ad altre azioni legali di fronte alle autorità competenti, quindi quando ancora il dominus era in vita. Bisogna poi ricordare che uno schiavo poteva anche comprare la propria libertà ricorrendo al pecunium, cioè una somma di denaro che aveva via via messo da parte nel corso della vita servile, basandosi sulle elargizioni che gli erano state concesse dal proprio dominus.
Nel corso delle epoche poi andranno ad aggiungersi anche altre forme di manomissione, ad esempio quella per lettera, oppure di fronte a dei testimoni, amici o aristocratici. E infine una forma molto particolare era quella che prevedeva che il padrone invitasse il proprio servo a sedere con sé alla tavola e in automatico questo era un modo per riconoscere la sua libertà. Bisogna comunque ricordare che queste ultime forme, queste ultime modalità necessitavano il più delle volte di un riconoscimento ufficiale legale. Con la manomissione il servo otteneva il titolo di libertus o liberta e la cittadinanza romana. Si trattava comunque di uno status che non concedeva piena libertà, ad esempio giuridica. I liberti non potevano infatti partecipare appieno alla vita politica del mondo romano e dovevano comunque rimanere legati al loro precedente padrone, che adesso veniva definito invece patronus. Nei suoi confronti, infatti, il liberto doveva portare rispetto e prestare eventuali aiuti economici. In cambio, il patronus offriva aiuto e protezione. Il nome stesso del liberto cambiava secondo la regola dei tria nomina romani. Acquisiva infatti il nome proprio, il prenomen, e il nome della famiglia, nomen, del suo patronus, mentre il suo stesso nome proprio diventava la terza parte detta cognomen. Siamo giunti al termine di questo lungo viaggio sulla schiavitù in epoca romana. Io spero che il video sia risultato di vostro interesse. Nel caso fatemelo sapere con un mi piace. Se avete dei dubbi o delle domande a cui non ho risposto con questo video, potete scrivere nel commento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo viaggio. Arrivederci!